Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un protocollo che hanno parlato diverse testate giornalistiche del settore, lo vedo spesso nominare in alcuni forum, in alcuni community. Sto parlando di Ferro Protocol su Cronos Chain. Andiamo a vedere il suo funzionamento e magari qualche opinione personale in merito a questo protocollo. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, ad unirvi anche alla nostra community Telegram, trovate il link in descrizione al video o in alto a destra nella home page del canale YouTube trovate tutti i link ai social. Piccolo disclaimer, prima di operare davvero assicuratevi di conoscere la DeFi e i suoi rischi, avere un money management adeguato, avere ben chiaro che cos'è il rapporto rischio-rendimento, usare un wallet dedicato ad altissimo rischio, non utilizzare mai fondi che vi servono per vivere, quindi non utilizzate fondi che non siete disposti a perdere, non indebitatevi mai per usare questi protocolli e soprattutto non giocate d'azzardo. E vi ricordo sempre, cercate di minimizzare i rischi e non pensate solo a massimizzare i profitti. Sulla pagina ufficiale di Ferro Protocol raggiungibile all'indirizzo ferroprotocol.com. Per interagire con questo protocollo di swap, pool e stake sulla blockchain di Cronos bisogna utilizzare un wallet non custodial debitamente settato su Cronos Chain, come ad esempio MetaMask, oppure il Crypto.com DeFi Wallet. Io sono solito utilizzare MetaMask. Se non sapete che cos'è questo portafoglio non custodial, come settarlo, come proteggerlo, nella playlist corso criptovalute e blockchain trovate diversi video per quanto riguarda l'interazione con MetaMask e il suo utilizzo. Clicco su MetaMask, in automatico vedete in alto a destra mi riconosce il mio portafoglio perché è già settato sulla Cronos Chain e in questo momento io posso operare su questo protocollo. Ferro Protocol ha anche un token utility, il token FER, che nel momento in cui sto registrando questo video e il valore sicuramente varierà quando lo visualizzerete sul mio canale YouTube tra qualche giorno, ad oggi sta a testa 0,16 centesimi di euro con una supply massima che arriverà a 5 miliardi di token. Il token in questione è un token utility del protocollo. Fornendo liquidità al protocollo per farlo funzionare si riceveranno i token FER. I token FER si potranno anche mettere in stake sempre all'interno della piattaforma. Quindi questo token può essere soggetto a dei dump perché chi fornisce parecchia liquidità alla piattaforma e ha in cambio questo token prima o poi vorrà monetizzare il guadagno. Quindi sicuramente questo token non è da considerare come un token per un possibile investimento, è un token puramente speculativo ad altissimo rischio. Ferro Protocol nasce per essere un AMM stable swap, quindi si potranno swappare delle stablecoin con uno slippage molto basso. Le commissioni per le transazioni per gli swap dello 0,04% viene ridistribuita con lo 0,02% per gli LP provider, 0,016% per riacquisto di XFER, 0,004% per l'amministrazione e il tesoretto. All'interno del protocollo abbiamo sia FER che il token nativo che XFER e tutte e due sono sullo standard CRC20, per l'appunto nativi sulla chain di Cronos. Le informazioni che possiamo trovare sulla homepage sono il TVL da 65, anzi quasi 66 milioni di dollari, con una market cap di 118 milioni. Attualmente, come vedete, del token FER ci sono 708 milioni in circolazione e 24,9 di XFER. Come abbiamo visto, la supply massima del token FER è di 5 miliardi, quindi al momento il totale circolante è veramente basso rispetto alla max supply. Questo vuol dire che se il prezzo del token rimanesse
più o meno costante, all'aumentare della supply rimanendo la stessa domanda, il prezzo scenderebbe notevolmente. Ed è sempre una possibilità che accada, anzi, quando uno pensa o spera che questa cosa non possa accadere, sicuramente accadrà. Motivo in più per non considerare il token FAIR come un token di investimento, ma ricordatevi che è pura speculazione. Prima di passare a vedere gli swap, il pool e lo stake, come ho appena anticipato, ci sono due tipi di token all'interno dell'ecosistema Ferro, e ovviamente ciascuno con diverse utilità. Il token FAIR è quello che abbiamo visto su CoinMarketCap, è il token principale di ricompensa e incentivo del protocollo, mentre il token XFAIR è il token di rendimento. È possibile anche effettuare uno scambio tra FAIR o XFAIR al tasso di cambio del momento in cui decidiamo di effettuare quello scambio. Importante da ricordare, mi raccomando, quando si va a fornire liquidità a Ferro Protocol si riceveranno il corrispondente in token liquidity provider, ovvero i token LP, come prova della partecipazione. Questi token LP possono essere messi in stake per ricevere delle ricompense. Le ricompense verranno elargite in questa proporzione: il 60% della ricompensa sotto forma di token FAIR, disponibile per essere raccolto anche immediatamente, e il 40% del restante verrà convertito direttamente in XFAIR e verrà automaticamente inviato al deposito, chiamiamolo così, un deposito di sicurezza di 30 giorni. Adesso addentriamoci un attimo a vedere la funzionalità del protocollo, che in realtà le funzionalità sono veramente basilari e ridotte al minimo. Dovrebbe anche venir considerato uno degli swap, degli stable swap rivoluzionari per quanto riguarda la Cronos Chain, ma sinceramente di rivoluzionario non ha assolutamente nulla. Se andiamo a cliccare su swap, vedete che possiamo andare a swappare 3 stablecoin, USDT, DAI, USDC. Cliccando su pool andiamo a generare i nostri LP, viene chiamato TreeFair, in realtà appunto è un tree pool dove noi andiamo a inserire DAI, USDC, USDT, con un APR del 37,14% variabile. Cliccando sulla freccetta in basso noi possiamo aggiungere liquidità, rimuovere la liquidità o andare a mettere lo stake liquidity. Questa pool è formata dal 22,95% in DAI, 32,91% in USDC e 44,13% in USDT, ma anche questo è variabile. E come ho detto prima, vediamo le fee dello 0,04%. Possiamo andare a inserire la liquidità e in base alla liquidità che andiamo a inserire potremo andare a guadagnare o meno dei bonus, ad esempio mettendo 100 di DAI, 100 USDC, 100 USDT, vedete che andremo a ricevere 295,96 slippage dell'1% con un bonus più 0,0037%. Ovviamente per andare a inserire la liquidità bisogna detenerle sul nostro portafoglio non custodial. Una volta aggiunta la liquidità la si può andare a mettere in stake e si va a guadagnare le reward in token FAIR. Come abbiamo visto, il token FAIR c'è una buona percentuale che si possono raccogliere e vendere immediatamente. È anche per questo che il token può essere soggetto veramente a dei dump. Come avrete notato, all'interno si può fare uno swap tra stablecoin e quindi per andare a fare una vendita del token FAIR bisogna averlo ovviamente nel wallet non custodial una volta che lo andremo a raccogliere come incentivi, e potremo eventualmente andarla a scambiare, ad esempio anche su WWS Finance si può andare a vendere, anzi a scambiare il token FAIR. Come abbiamo visto, il 60% in token FAIR, il 40% in token XFAIR che viene bloccato in uno smart contract per 30 giorni, viene bloccato nel Vault per 30 giorni. Il token XFAIR, come abbiamo visto, viene bloccato per 30 giorni, quindi viene bloccata in questa pool con un APR del 23,75%.
e volendo noi possiamo anche andare a incrementare i nostri XFAIR sia all'interno di questa pool per un mese con il 23,75 di APR variabile, 6 mesi al 67,29% o addirittura 4 anni al 524,47% in APR variabile. Le reward in questo caso vengono distribuite in token FAIR. Mi raccomando, se avete intenzione di provare anche questo swap, non bloccate mai i token per 6, un anno o 4 anni. Poi fate come volete, io ve lo sconsiglio altamente di bloccarlo più di 30 giorni. Dove si vanno a prendere gli XFAIR eventualmente per andarli a bloccare in 6, 1 o 4 anni, perché ricordatevi che il 40% degli XFAIR che vi viene distribuito in automatico viene bloccato nella pool da un mese. Per andare a ricevere gli altri XFAIR si possono andare a fare le conversioni tra FAIR e XFAIR. È che questo è quanto, credo di non essermi dimenticato nulla, però come dico sempre andatevi a leggere i documenti, sono in inglese, traduceteli in italiano cliccando col tasto destro del mouse, perché mi posso essere dimenticato qualcosa. Quindi è sempre meglio, indipendentemente se guardate un video o no, andate su un protocollo, uno swap, un exchange, un progetto cripto, andatevi a leggere in autonomia il white paper, i documenti e poi nel caso eventualmente fate un confronto anche sui video o con qualsiasi altra informazione, i vostri amici, gruppi, Discord, Telegram, fate un confronto per vedere se tutta la situazione vi è chiara. Per quanto riguarda le community, Twitter conta quasi 4.000, poco più di 4.000 follower, Telegram circa 1.000 follower, la community di Discord forse è quella un pochino più attiva. Un consiglio che vi posso dare, vi ho già detto che è un protocollo ad altissimo rischio che non porta a nulla di innovativo. La community che c'è alle spalle ovviamente è gasatissima, come è giusto che sia, quando uno crede in qualcosa va pure bene, ci mancherebbe altro, però mi raccomando non andate ad esporvi al token FAIR, perché è un token che dumperà, e non vi dico che dumperà perché il mercato sale e scende o lateralizza, quindi prima o poi dumperà sicuramente, ma perché è proprio il protocollo che porterà al dump del token FAIR, soprattutto da parte di chi ha investito parecchio a discapito magari dei piccoli utenti che mettono pochi spiccioli, vogliono provare il protocollo, vogliono fare dei piccoli investimenti ignari magari di utenti con grosse possibilità che andranno poi a liquidare il token, e lo andranno a fare perché il token, vi ripeto, è un token dumpabile, non ha senso il token FAIR al di fuori di questo protocollo, non porta nessuna miglioria al settore, quindi è pura speculazione, essendo pura speculazione si andrà a incassare, quindi mi raccomando, avvisati. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre spero di avervi trasmesso un qualcosa in più e che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Come in apertura vi invito a supportare il mio lavoro, ovviamente se vi piacciono i miei contenuti, con un'iscrizione al canale. Vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per il vostro tempo e ci vediamo presto. Ciao a tutti!